Cosa succede quando la figura più influente del mondo viene vista attraverso la lente di sua sorella, Maria Elena Bergoglio, l'unica sorella superstite di Papa Francesco? Ha sostenuto il fratello per anni, ma ora sta parlando. I suoi recenti commenti rivelano una storia emozionante di fede, sacrificio e segreti mai raccontati prima. Qual è la verità dietro il Papa umile che il mondo ama? Scopriamola. Inizi umili. Maria Elena Bergoglio e Papa Francesco. Nato Jorge Mario Bergoglio. Sono cresciuti in una famiglia profondamente impegnata nella fede cattolica. Maria, la più giovane di 5 figli, è nata nel 1948. La madre, Regina Maria Sivori, era una casalinga, mentre il padre, Mario, era un contabile immigrato italiano. Entrambi i genitori erano italiani. Insieme alla moglie Regina, il padre di Jorge lasciò l'Italia nel 1929 e si trasferì a Buenos Aires, in Argentina, con la speranza di offrire una vita migliore ai propri figli. Buenos Aires non era un posto facile in cui vivere. Durante il periodo in cui Regina si occupava dei 5 figli, Alberto, Oscar, Marta, Maria Elena e Jorge Mario, che poi divenne noto come Francesco dopo essere stato eletto papa, Mario lavorava diligentemente come contabile delle ferrovie. Regina era anche responsabile della gestione della casa e dell'educazione dei figli. Durante una discussione aperta e onesta, Maria Elena ha riflettuto sulle sfide che hanno affrontato durante la loro infanzia. Anche se non eravamo ricchi, eravamo innamorati. Nostra madre ci ha inculcato il valore dell'umiltà e nostro padre l'importanza dell'onestà. Nella sua forma più elementare, la famiglia Bergoglio era una giovane e affiatata famiglia cattolica che risiedeva a Buenos Aires e che aveva sopportato molte sofferenze e circostanze difficili. Ha raccontato come la madre, Regina Sivori, avesse inculcato loro il valore dell'umiltà, che Jorge aveva portato con sé nel suo lavoro di papa. Continuando ad approfondire il ruolo che sua madre ha avuto nella loro vita, Maria ha detto che Elena ultimamente ha riflettuto sul fatto che sono cresciuti insieme. Anche se non avevamo molto, i miei genitori ci hanno inculcato una fede forte. Questa fede era qualcosa che mio fratello Jorge non ha mai smesso di portare con sé, anche quando gli costava. Tuttavia, Maria Elena ricorda che i sacrifici necessari per sostenere la vocazione religiosa del fratello erano di enorme portata. Durante gli anni della formazione, i fratelli Bergoglio formarono un'unità familiare molto unita che si sosteneva reciprocamente dal punto di vista emotivo e finanziario. Dopo la morte inaspettata di Alberto, Papa Francesco, il figlio maggiore sopravvissuto, è emerso come leader naturale all'interno della famiglia. Maria Elena ha detto ai giornalisti che Jorge non ha esitato un attimo dopo la morte di papà. Non solo ha fatto altri lavori, ma ha anche aiutato la mamma a mantenere la famiglia. Anche se era terribile, papà non smetteva di dirci che Dio avrebbe provveduto a noi, e la sua fede era la fonte della nostra forza. Secondo Maria Elena, gli attributi di leadership che Jorge possedeva erano già visibili quando era un bambino. Aiutarci a fare i compiti, ascoltare le nostre preoccupazioni e proteggerci quando avevamo paura erano tutte cose che faceva per noi. Dopo la scomparsa di papà, egli divenne per noi l'equivalente di un secondo genitore. L'educazione e lo sviluppo di valori forti erano 2 aspetti promossi dai fratelli. Oltre ad avere un forte interesse per la chimica, Jorge ha persino trascorso un breve periodo di lavoro nel settore. È stata la sua profonda fede a separarlo dagli altri fin dalla più tenera età, nonostante il suo interesse per la scienza e lo sport. La Bibbia era sempre un piccolo libro che Jorge teneva sempre con sé. Anche quando era ancora un ragazzo, sembrava avere una forte sensazione di essere destinato a qualcosa di più significativo. Maria Elena ha divulgato l'informazione. C'è stato un periodo di difficoltà che è servito a rafforzare il rapporto che esisteva all'interno della famiglia e a riaffermare i principi che Mario e Regina avevano stabilito nei loro figli. L'umiltà, la gentilezza e la tenacia sono essenziali. Un'altra cosa che Maria Elena ha ricordato è il legame che la famiglia aveva con il patrimonio italiano. Nonostante a casa parlassimo spagnolo, la mamma ci ricordava spesso le nostre origini italiane. Per questo motivo, Jorge ha sempre avuto un forte legame con gli altri, in particolare con gli immigrati e con i problemi dei poveri. Tutte queste convinzioni comuni sono state la base della loro solida educazione. Sono stati diversi i fattori che hanno contribuito a far prendere a Jorge, che oggi è Papa Francesco,
la decisione di compiere l'azione che avrebbe modificato in modo permanente il corso della sua vita e di quella della sua famiglia. Oltre a essere sposata con Adolfo Vallejos Espelvez, Maria Elena è anche madre di 2 figli, uno dei quali si chiama Jorge in onore del fratello. E Ituzaingó. In Argentina, Maria Elena vive la sua casa. Grazie al suo rapporto con Papa Francesco, è diventata una persona di spicco nella comunità locale. In diverse occasioni ha espresso la sua soddisfazione per la dedizione del fratello alla giustizia sociale e per la sua enfasi nel fornire assistenza a coloro che sono svantaggiati. Il punto di vista di Maria Elena sul papato del fratello è caratterizzato da umiltà e da un profondo legame familiare. Si sofferma costantemente sulla loro comune infanzia e sulle virtù che sono state insegnate loro dai genitori. Un legame condiviso all'interno della famiglia. Tutti sono rimasti un po' stupiti quando Papa Francesco ha annunciato che si sarebbe iscritto al seminario all'età di 21 anni. Grazie a questa decisione, non solo la sua vita è cambiata, ma anche la dinamica dell'intera famiglia. Questa scelta è stata fonte di orgoglio, ma anche di profonda perdita emotiva per i suoi fratelli, soprattutto per la sorella più giovane, Maria Elena. Questa scelta la colpì particolarmente. Erano ben consapevoli che prima o poi gli sarebbe stato chiesto di prestare servizio e che questo avrebbe richiesto il suo allontanamento dalla famiglia che stimava così tanto. Inoltre, essendo l'unico figlio sopravvissuto, ciò implicava anche che non avrebbe avuto una discendenza biologica per portare avanti il nome dei Bergoglio. Ovviamente, questo ha fatto sì che il momento fosse più un'occasione persa che altro. D'altra parte, quando Papa Francesco è cresciuto, è diventato abbondantemente evidente alla sua famiglia che non avrebbe avuto lo stesso successo. Era chiaro che non era come gli altri giovani. La sua devozione a Dio era unica e Maria ne era consapevole. Il momento in cui suo fratello le confidò la sua scelta di diventare sacerdote fu una pietra miliare nella sua vita e lei lo raccontò nei dettagli. Quando mi parlò, mi disse: «Maria, mi sento chiamato a qualcosa che è più grande di me. Non si tratta di abbandonare tutti voi come individui, si tratta di realizzare uno scopo che è più importante». Eravamo consapevoli che il suo cuore era nel posto giusto, nonostante il fatto che fosse agrodolce. I suoi cari si sono radunati dietro di lui e gli hanno offerto il loro incrollabile sostegno, nonostante fossero consapevoli che ciò avrebbe comportato minori opportunità di trascorrere del tempo con il loro caro fratello. Regina, la loro madre, ha provato una serie di sentimenti in risposta alla decisione di Jorge. Aveva un forte impegno nella fede cattolica ed era felice della vocazione di suo figlio, ma era anche preoccupata per i sacrifici che gli sarebbero stati richiesti. Ricorda Maria Elena: «Credo che la mamma abbia versato lacrime a porte chiuse, ma ci ha sostenuto. Era ben consapevole che il suo viaggio sarebbe stato solitario e impegnativo e che i suoi obblighi lo avrebbero allontanato da noi». Quando Maria Elena ha detto: «Ci è mancato terribilmente quando è entrato in seminario», ha aggiunto: «Ma le sue lettere ci hanno sempre ricordato che ci portava con sé nel suo cuore». Quando Maria Elena pensa a come gli anni formativi di suo fratello abbiano influenzato la sua leadership, lo fa spesso. Jorge ha sempre posseduto questa rara capacità di entrare in contatto con gli altri. Trattava tutti come se fossero membri della sua famiglia, che si trattasse del vicino di casa o di qualcuno che aveva bisogno. È per questo motivo che è adorato quanto il Papa. Quando Jorge è stato eletto Papa Francesco nel 2013, Maria Elena ha provato un immenso senso di orgoglio per questo e altri motivi. Tuttavia, va da sé che non è stato privo di difficoltà. In riferimento all'attenzione dei media e alla pressione esercitata sulla loro famiglia dopo l'elezione di Jorge a Papa, ha confessato che ci sono stati momenti davvero difficili. Quando ha scoperto che suo fratello era stato elevato alla carica di Papa, molte cose di lei sono cambiate. Inoltre, Maria Elena ha rivelato lo sviluppo del loro legame. A causa del fatto che era un leader mondiale, il loro legame di fratelli, un tempo molto stretto, dovette adattarsi al fatto di essere separati da grandi distanze e di avere una comunicazione minima. Maria Elena, che era la più giovane dei fratelli, è stata quella che ha sentito di più la perdita del fratello maggiore. Ha ricordato i momenti in cui desiderava il legame diretto e gioioso che avevano sperimentato in passato. Jorge era quello che mi sorvegliava. Non mancava mai di aiutarmi nel mio lavoro o di intrattenermi con aneddoti che mi facevano ridere. Appena se ne andava, c'era un vuoto incolmabile.
Non era in grado di riempirlo nemmeno con le sue lettere. D'altra parte, Maria Elena era consapevole che il viaggio del fratello non consisteva solo nell'abbandonare la famiglia. Voleva offrire al mondo lo stesso tipo di protezione, cura e compassione che aveva mostrato ai suoi figli. La chiamata era di ordine superiore. A un certo punto, la sorella di Papa Francesco ha espresso la speranza che suo fratello non venisse scelto come Papa Francesco. Ha detto di aver avuto la sensazione di aver perso suo fratello per il mondo. D'altra parte, non ha mai messo in dubbio la sua vocazione. Alla fine, Maria fece quello che aveva sempre fatto, nonostante tutto. Rimase in disparte e permise a Dio di utilizzare suo fratello senza fiatare. Inoltre, in quel momento, tutti gli altri membri della famiglia erano morti, lasciando solo la sorella più giovane e il suo devoto fratello maggiore. Anche se nessuno parlava di lui come figura familiare, ciò non implicava che Maria non stesse osservando da bordo campo l'evolversi della situazione. In risposta alle accuse di coinvolgimento di Papa Francesco nella giunta militare che governava l'Argentina, Maria Elena ha smentito categoricamente tali accuse. Sebbene Jorge Mario Bergoglio sia salito alla ribalta all'interno della Chiesa cattolica, hanno cominciato a emergere voci e conflitti legati al suo passato, che hanno avuto ripercussioni sulla sua reputazione. La sua posizione durante la giunta militare che ha governato l'Argentina negli anni 70 è stata a lungo sotto esame. Altri sostengono che sia stato colpito dai problemi commessi dalla dittatura o addirittura che abbia trascurato di parlare contro di essi. Ha informato gli intervistatori che Jorge non avrebbe mai deluso le aspettative dei nostri genitori. Queste affermazioni non solo erano angoscianti per Maria Elena, ma anche piuttosto ingiuste. Suo fratello è stato oggetto di diverse interviste, durante le quali lei lo ha sostenuto con veemenza e ha fornito uno sguardo unico sul suo comportamento in quel momento difficile. Da quando ho memoria, mio fratello è stato un uomo di coscienza e coraggioso. Ha detto che non avrebbe mai compromesso i principi che i nostri genitori ci hanno inculcato, soprattutto in un periodo di così gravi difficoltà. Durante il periodo in cui la giunta militare era al potere, Jorge, come leader gesuita, lavorò in modo occulto per salvaguardare la sicurezza del suo clero e della popolazione in generale. Nella sua rivelazione, Maria Elena ha rivelato che il suo silenzio non era un atto di accordo, ma piuttosto un piano. Invece, ha concentrato i suoi sforzi dietro le quinte per fornire protezione alle persone che erano in pericolo e per negoziare. Uno degli incidenti che ha ricevuto maggiore attenzione è quello che ha visto protagonisti due sacerdoti gesuiti, Orlando Iorio e Francisco Gelix. Alcuni sostengono che il Papa non li abbia adeguatamente tutelati. Maria, invece, ha fatto riferimento alle testimonianze dei sopravvissuti che hanno affermato che suo fratello è stato colui che ha salvato le loro vite. La gente non comprende i pericoli in cui si è messo. Ha aiutato un gran numero di persone a sottrarsi alla dittatura, ma non ne parla. Proprio così, è il tipo di uomo. Perché sta facendo la cosa giusta. Non vuole riconoscimenti per questo. Da allora sono stati portati alla luce dai giornalisti diversi esempi di interventi di Papa Francesco per salvare le persone. Questi esempi includono il rilascio di documenti che assistono le persone. Maria Elena ha sottolineato che le azioni di Jorge sono più convincenti della sua retorica. Non credo che Jorge fosse il tipo di persona che si vantava del proprio coraggio. Non ha fatto nulla di più di quello che gli era stato richiesto. Poi ha continuato affermando che i media si preoccupano solo di vendere qualsiasi cosa sentano e che non investono in storie appropriate. Inoltre, Maria Elena ha smentito le affermazioni secondo cui il fratello sarebbe entrato nel sacerdozio in seguito a una relazione sentimentale fallita. In questi racconti si credeva che il cuore di Jorge fosse stato colpito da una giovane donna prima che lui prendesse la decisione di dedicare la sua vita a Dio. L'autrice ha fornito una spiegazione a questa storia di lunga data che riguarda i primi anni di vita del fratello. Jorge non è diventato sacerdote in seguito a un'esperienza di crepacuore. Molto tempo prima, in un'intervista, aveva dichiarato che lui aveva la sensazione di essere chiamato a servire Dio. Inoltre, Maria ha dichiarato in un'altra intervista che è totalmente e completamente falso. La chiamata di Jorge è arrivata molto tempo prima di una presunta relazione sentimentale. Quando era adolescente, ha vissuto un momento di difficoltà nella fede. La situazione non ha nulla a che fare con la tristezza. Il fondamento della religione di Jorge non è costituito dalle sue delusioni personali,
ma piuttosto dalla sua compassione per l'umanità. Quando si tratta di Maria Elena, difendere il fratello va oltre la semplice devozione. Si tratta di mostrare rispetto per la verità. Ha spesso riconosciuto quanto questi scandali abbiano fatto soffrire la loro famiglia. Nonostante ciò, continua a essere fermamente convinta che la vita di Jorge debba parlare da sola. Nella sua dichiarazione ha affermato: «Sono consapevole di chi sia mio fratello, ed è assolutamente spiacevole che la gente dica certe cose su di lui. Per tutta la vita è stato un uomo compassionevole e onesto». Nonostante questi aneddoti, la realtà che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri non può essere cambiata. Grazie alle sue risposte sincere, sono stati offerti spunti di riflessione non comuni sui principi personali che hanno formato la leadership di Papa Francesco e su come è stato percepito da tutti nel mondo. Perché alla fine Maria Elena ha rotto il silenzio dopo aver evitato i riflettori per diversi anni? Il motivo per cui finalmente sceglie di parlare. Nonostante fosse la più giovane dei fratelli di Papa Francesco e l'unico membro della sua famiglia ad essere sopravvissuto, Maria Elena Bergoglio aveva trascorso la maggior parte della sua vita evitando i riflettori. Tuttavia, dopo l'ascesa del fratello al soglio pontificio nel 2013, sono iniziate a circolare voci e lamentele che l'hanno costretta a riconsiderare la sua lunga tranquillità. Per rispettare la decisione di Jorge di condurre una vita pubblica, pur mantenendo la mia privacy personale, sono rimasta in silenzio per diversi anni. In una delle poche interviste che Maria Elena ha rilasciato, ha descritto il suo disagio. D'altra parte, come sua sorella, non ero in grado di mantenere la mia compostezza mentre il suo nome e la sua reputazione venivano colpiti. Per me era importante che la gente riconoscesse Jorge non solo nel suo ruolo di papa, ma anche come un uomo che ha sopportato le avversità, ha perseverato e ha trionfato, ha detto. Secondo lei, le voci hanno toccato un nervo profondamente personale. Era convinta che il mondo avesse frainteso le azioni e le intenzioni di suo fratello. Nonostante fosse la sorella di Papa Francesco, era consapevole di non avere altra scelta che difenderlo in qualsiasi circostanza. Poiché Jorge non è il tipo di persona che si vanta delle sue buone azioni o che cerca il plauso degli altri, era consapevole che questa qualità da sola lo rendeva oggetto di attenzione da parte dei tabloid. Sembrava che lo considerasse simile a Gesù, in quanto era tranquillo e umile ed esitava a difendersi. Alla luce di ciò, decise di assumere come vocazione personale la difesa del fratello ogni volta che la situazione lo richiedeva. Di conseguenza, Maria iniziò a rilasciare interviste per dissipare alcuni dei malintesi che le persone avevano su suo fratello. Condivise anche alcune esperienze personali e le sue intuizioni sulla sua personalità. Quando Maria Elena finalmente ruppe l'immobilità, non fu un compito facile. L'attenzione pubblica che avrebbe portato alla sua esistenza altrimenti tranquilla era qualcosa che temeva, ma pensava che il patrimonio della sua famiglia dovesse essere protetto, a qualunque costo. I nostri genitori ci hanno inculcato il valore di lottare per ciò che è giusto. Non potevo permettere che i sacrifici fatti da Jorge venissero oscurati dalle voci, perché lui è un esempio vivente di questa lezione. C'era anche un senso di obbligo che Maria Elena, la sorella di Papa Francesco, sentiva verso il popolo che suo fratello aveva servito per tutta la vita. Non è più vero che Jorge è solo un membro della nostra famiglia, agli occhi della gente. È un membro della Chiesa. Non solo ho parlato come sorella, ma anche come persona che conosce bene l'uomo che è veramente. Maria Elena riconosce che proteggere suo fratello è stato un peso emotivo che ha dovuto sopportare, nonostante continui a essere molto protettiva nei suoi confronti, soprattutto quando si è consapevoli della verità. È difficile assistere a una persona a cui si tiene in modo così grave, ha spiegato. Tuttavia, la mia religione è la fonte della mia forza, così come è la fonte della forza di Jorge. Con l'assistenza di Dio, siamo in grado di affrontare insieme questi ostacoli. La scelta di rompere il silenzio non è stata fatta solo per il gusto di sfatare le narrazioni errate. Si trattava di portare all'attenzione del mondo i principi che lei e suo fratello ritengono più importanti. Integrità, umiltà e fede incrollabile sono tutti elementi essenziali. Maria Elena ha anche rivelato che l'atto di rompere il silenzio le ha procurato una sensazione di sollievo. Con l'unico intento di salvaguardare il fratello, afferma di essere soddisfatta e disposta ad affrontare qualsiasi sfida. Le notizie riportate dalle testate giornalistiche affermano che non si tratta solo della sua storia, ma anche della nostra.
Un aspetto straziante della vita di Papa Francesco viene portato alla luce dalle sue dichiarazioni. Lo stretto rapporto tra Papa Francesco e sua sorella. Una storia di sacrifici personali, di fede e dell'importanza della famiglia. Il legame tacito che tutti trovano sconvolgente. È un rapporto silenzioso ed estremamente intimo quello tra Papa Francesco e sua sorella Maria Elena, che continua a stupire chiunque ne venga a conoscenza. Questa relazione si svolge nel mezzo del clamore dell'ammirazione pubblica internazionale. Il loro legame, nato sulla base di ricordi d'infanzia condivisi, di una fede incrollabile e di un rispetto reciproco, imperituro, ha resistito a decenni di distanza fisica e di difficoltà emotive. Maria Elena e Papa Francesco hanno un legame che non può essere reciso, nonostante le loro vite abbiano preso strade diverse. Riconosce che non è stato semplice, ma la fede che condividono li sostiene. Questa relazione non richiede né una comunicazione regolare né gesti eclatanti, secondo Maria Elena, che la definisce indipendente. Al contrario, fiorisce nella quiete. Una comprensione reciproca che si è approfondita nel corso del tempo, grazie al silenzio reciproco. Maria Elena ha detto in un'intervista che non c'è bisogno di parlare molto per capire come si sente l'altra persona all'interno. A volte basta una lettera diretta o una preghiera silenziosa per farmi capire che Jorge pensa a me nello stesso modo in cui io penso a lui. Durante la loro crescita in un ambiente umile di Buenos Aires, Jorge e Maria Elena hanno mantenuto un legame speciale tra loro. Essendo il fratello più grande e quello più piccolo di una famiglia di 5 figli, hanno sviluppato un'amicizia incrollabile nonostante fossero molto più grandi l'uno dell'altra. Quando Maria Elena era piccola, Jorge le leggeva spesso e la istruiva sulle importanti virtù della compassione, dell'umiltà e dei principi biblici. Maria Elena lo ricorda con affetto. Ha rivelato che, pur essendo mio fratello, per me era più che altro un secondo padre. Jorge è sempre stato in grado di proteggermi e guidarmi, anche quando la vita era difficile. Non ha mai mancato di farlo. È stato questo legame iniziale a gettare le basi per una collaborazione che avrebbe resistito alle sfide della separazione fisica, della celebrità e delle pressioni dell'opinione pubblica. La facilità del loro legame è un'altra cosa che tutti trovano sorprendente. La loro amicizia è ancora intensamente intima e non contaminata dalla popolarità, nonostante Papa Francesco sia una personalità di spicco a livello mondiale. Recentemente, in un'intervista, ha espresso la sua disapprovazione per il modo in cui i media stavano cercando di plasmare il suo rapporto con il fratello. Papa Francesco aveva ancora un posto molto tenero per sua sorella, nonostante fosse l'unico uomo al mondo responsabile di portare il peso e i dolori di miliardi di cattolici. L'umiltà e la dedizione incrollabile che Maria Elena possiede sono un riflesso dei principi del Papa stesso, il che dimostra la natura profonda del loro rapporto. La natura di questo legame, piuttosto privato, è ciò che lo rende così scioccante. Nonostante vivano in un'epoca in cui la connettività è continua, i fratelli Bergoglio non si affidano a pubbliche dimostrazioni d'affetto, video chat o conversazioni telefoniche per comunicare tra loro. Le relazioni appariscenti che vengono spesso promosse dai media di oggi sono in netto contrasto con il legame che condividono, caratterizzato dai loro atti e dalla loro religione comune. Nonostante Papa Francesco abbia compiuto solo sporadici viaggi in Argentina da quando è diventato leader della Chiesa Cattolica, il suo rapporto con Maria Elena è stato mantenuto attraverso lo scambio di lettere scritte a mano e preghiere. La sua frequente corrispondenza con Maria è stata confermata da Maria. Le parole d'amore, di incoraggiamento e di fede sono sempre presenti nelle sue lettere ai destinatari. Anche se siamo separati da una grande distanza, riesco a percepire la sua presenza in ogni parola. Una componente fondamentale del rapporto tra Jorge e Maria Elena è stato il fatto che entrambi hanno le stesse convinzioni religiose. A causa degli enormi doveri che comporta la sua posizione di Papa, Maria Elena prega spesso per il fratello affinché abbia la forza e la saggezza per guidarlo. Ha espresso la convinzione che la sua arte sia un'estensione dei principi che ci sono stati insegnati quando eravamo giovani. Se si pensa che lo stesso giovane che giocava a calcio nel nostro cortile è ora il leader della Chiesa, è quasi incredibile. Tuttavia, continuo a chiamarlo Jorge, mio fratello. La fede senza pretese che Maria Elena possiede è un riflesso della modestia del fratello, a dimostrazione del fatto che il loro legame va oltre le parole e i fatti. In una società spesso piena di rumore e di spettacolo,
Questa relazione sorprende tutti per la sua semplicità e profondità. I fratelli Bergoglio sono cresciuti in una casa profondamente impegnata nella fede cattolica e hanno imparato il significato della preghiera, dell'umiltà e del servizio. Queste lezioni non solo hanno influenzato il cammino di Jorge verso il papato, ma hanno anche influenzato il modo in cui Maria Elena è stata una sorella silenziosa e forte di Jorge. Molte persone sono state motivate dal loro legame dopo averne sentito parlare. Maria, che è la sorella di Papa Francesco, ritiene che questo legame serva a ricordare la forza che la famiglia e la religione possono manifestare, anche nelle situazioni più difficili. Jorge è il nome con cui lo conosco, ma il resto del mondo lo conosce come Papa Francesco. Non è a causa delle parole che il nostro legame è indissolubile, piuttosto è a causa dell'amore e della comprensione che abbiamo condiviso per tutta la vita, ha osservato. Nonostante Papa Francesco sia responsabile della guida di 1,3 miliardi di cattolici, il suo rapporto con Maria Elena continua a essere una fonte di forza personale. Serve a ricordare le sue origini e i valori familiari che lo hanno influenzato in modo significativo. Per la sorella di Papa Francesco è più di un semplice rapporto di fratellanza. Questa tranquilla vicinanza è qualcosa che condividiamo. È una collaborazione a livello spirituale. È convinta che il loro rapporto sia una manifestazione dell'amore che Dio ha. Per loro è una dimostrazione dei principi che i loro genitori hanno insegnato loro. Ai suoi occhi è più di un semplice fratello. Per un gran numero di persone è un raggio di speranza. Per questo lo sforzo vale la pena. Nonostante Maria si compiaccia del fatto che suo fratello abbia avuto un'influenza così significativa sul mondo, nutre la speranza di essere riuscita a fare la differenza rompendo il silenzio. Le ammissioni fatte da Maria Elena portano alla nostra attenzione l'aspetto umano delle persone di spicco a livello nazionale. Un individuo che è stato plasmato dall'amore, dal dolore e dalla famiglia si nasconde dietro le vesti papali. Il racconto di Maria Elena offre un'opportunità unica di conoscere la vita personale di una delle persone più potenti del mondo. Non è solo per suo fratello che ha scelto di parlare pubblicamente. Fide, famiglia e tenacia sono le tre componenti fondamentali. La verità era sua, l'eredità era sua e la loro storia era finita. Era sollevata di aver finalmente rotto il suo silenzio, nonostante fosse un compito molto impegnativo per lei. Il fatto di aver rivelato una realtà nascosta che il resto del mondo ignorava ha dato indubbiamente serenità sia a lei che a suo fratello, Papa Francesco. Un'eredità duratura. Nel 2013, Papa Francesco è diventato il 266 del pontefice della Chiesa Cattolica. La sua eredità è caratterizzata da uno spirito di rinnovamento, compassione e attenzione alla giustizia sociale. Diventato presidente della Chiesa Cattolica nel 2013, Francesco, il primo gesuita ad assumere la carica di Papa e il primo Papa proveniente dall'America Latina, ha introdotto una nuova prospettiva nel governo delle questioni spirituali su scala mondiale. Nelle sue numerose omelie ed encicliche, ha esortato le persone a mostrare compassione e solidarietà e ad agire concretamente per assistere chi è nel bisogno. Inoltre, Papa Francesco è noto per i suoi tentativi di riformare le strutture del Vaticano, in particolare le sue infrastrutture finanziarie e amministrative, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza. Papa Francesco ha esortato le persone di tutto il mondo a salvaguardare la terra, che ha definito la casa comune dell'umanità. Era la prima volta che un Papa emetteva un'enciclica specificamente dedicata all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Era un riflesso della sua profonda preoccupazione per le generazioni future e del dovere che l'umanità ha nei confronti della natura. Inoltre, Papa Francesco è noto per il suo atteggiamento aperto e tollerante nei confronti di temi difficili che sono prevalenti nella società. Papa Francesco non solo lascia un'eredità di cambiamenti amministrativi e di atteggiamenti sociali, ma lascia anche un'eredità di vita semplice, umile e gentile. Piuttosto che utilizzare il palazzo apostolico, Francesco preferisce spesso soggiornare a Santa Marta. Francesco telefona personalmente ai fedeli e visita regolarmente i poveri, i malati e i migranti. Oggi, l'eredità di Francesco serve a ricordare che la Chiesa Cattolica dovrebbe essere un luogo di misericordia, servizio e giustizia. Dovrebbe essere una Chiesa che non solo insegna, ma anche vive. Agisce e simpatizza veramente con coloro che sono ai margini della società. Alla luce del legame unico che esiste tra il Papa e sua sorella, nonché delle controversie che hanno incontrato. Cosa ne pensate?
Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di premere il campanello di notifica, di mettere mi piace e di iscrivervi a questo canale per ricevere altri racconti motivazionali come questo prima di partire. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima puntata.